Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nei prossimi giorni. Vi ricordo sempre di guardare anche il vostro segno zodiacale del mese corrente. Questo che stai guardando adesso è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Poi ogni mese pubblichiamo i segni zodiacali per il mese corrente, dove ci sono proprio i passi migliori da seguire per l'adempimento del grande scopo della tua anima nel mese corrente. Allora, andiamo a vedere pesci, prima di tutto con gli oracoli, poi facciamo con i tarocchi, la stesa a croce. Pesci, quali sono le energie per te nei prossimi giorni? Una, due e tre. Vediamo un po'. Semplicità. La via più semplice è quella più sicura. Se la mente in questi giorni ti fa delle arzigogolazioni troppo astruse, troppo iperboliche, la via più semplice è proprio quella dell'acqua. L'acqua va dove è più semplice. La via più semplice è anche la via più naturale, la via vera. Quindi magari ti stavi puoi pensare in questi giorni, no, di fare delle cose specifiche in un certo modo. La via semplice, 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 la natura è semplice, ok? Devi credere in te stessa e in te stesso, devi osare in questi giorni, sei più forte di quanto credi. Esprimi te stesso, valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. L'unicità ha a che fare con la semplicità dell'istinto, l'istinto risvegliato, come lo chiamerebbe il grande maestro Sri Aurobindo. Allora, questi sono giorni in cui ti puntano l'attenzione nel credere maggiormente nelle tue capacità. Le capacità non hanno a che fare con qualcosa di meramente intellettuale. Le capacità hanno a che fare con un'esperienza empirica diretta, il tuo stesso sangue, il tuo istinto puro. Di mettere l'attenzione sul tuo istinto puro e seguire l'istinto puro. L'istinto puro ti fa seguire la via più semplice, quello che ti viene più facile è la cosa giusta in questi giorni. E devi credere in quello che ti viene più facile. Questo è il tuo talento, quello che ti viene facile. Cosa sai fare meglio? Quello che sai fare meglio, quello che ti viene più facile. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Cosa accade in questi giorni per te, pesci? C'è un po' di mancanza di fiducia in te probabilmente, un po' di... perché magari sai perché succede quando noi abbiamo poca fiducia in noi stessi, a parte che non sentiamo tutte le forze invisibili che ci stanno dentro e fuori, perché non siamo soli, siamo una coralità di spiriti e di forze, e poi perché il sistema ci fa paragonare agli altri. Ecco perché ci sentiamo inferiori, ci fa fare i paragoni. Tu non sei paragonabile a nessuno, va bene? Credi nella tua istintualità, istintualità. Questo significa credere in se stessi. Perché la tua istintualità, il tuo vero essere, è stato forgiato da tutti i tuoi avi, da tutti i tuoi antenati, ed è qui pronto per essere manifestato. Non ti devi paragonare a nessuno in base a quello che stai facendo, e fai, e basta, ok? Ricordi il mantra che ti ho detto nel video Magia Pratica 11, la formula psichica, scusami, la formula più potente? È quella che quando devi fare qualche cosa, e magari quella cosa che devi fare tu l'hanno fatta già altri, magari devi scrivere un libro, e dici, come, ho scritto tantissimi libri, come faccio a scrivere un libro utile e bello? Niente paura, ci sono i tuoi antenati che hanno forgiato per te il tuo talento affinché tu lo manifestassi. Devi evocarli, come li evochi? Con questa formula psichica. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Le ali sono i tuoi antenati, la creatività sono i doti, le doti che ti hanno dato. Devi concentrarti solo sul puro piacere di fare quel libro o di fare quella cosa, non come andrà, ma se sto facendo bene, ma sto facendo male, ma sarà giusto, sarà sbagliato, quello l'ha fatto uno simile, no, 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 concentrati solo sul puro piacere e uscirà un capolavoro, ok? Vediamo cosa hanno da dirci, qual è la narrazione che la tua anima metterà in scena nei prossimi giorni. Pesci, ci facciamo un bel taglio.
Il giudizio 4 di bastoni. Qua vedo una rinascita che ti dà maggiore stabilità. Il giudizio mi parla di chiamate, ma anche di prendere una decisione. Anche di prendere una decisione. Il 4 di bastoni mi parla di incontri, anche una chiamata per un incontro, mi parla di maggiore stabilità, prendere decisioni per la tua stabilità, per conseguire la tua stabilità, e riguarda soprattutto a questo che abbiamo detto prima, e anche di una chiamata, magari di una persona che già conosci, per un incontro. Sì, il giudizio comunque mi parla della resurrezione dei morti, cioè questioni in sospeso che devono essere risolte, e in questo caso ha a che fare con col tuo credere in te stessa o in te stesso, per dare quella stabilità che stai cercando. Ok, vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 4 di bastoni, 10 di bastoni, 10 di denari, 7 di bastoni. Qua vedo molta stanchezza per questioni riguardanti la famiglia, la casa. Vedo limiti in famiglia, o limiti alla stabilità, o limiti sul lavoro, limiti, difficoltà in casa che ti hanno dato molta stanchezza, o difficoltà in famiglia, o difficoltà sul lavoro che ti hanno dato molta stanchezza. Però qua vedo un recupero di maggiore stabilità. Vediamo di cosa parliamo. Energia attuale, cavaliere di bastoni. Qua vedo movimento, ci sono molti movimenti come energia al centro stesa, movimento, cambi, movimenti, energia movimentata. Vediamo di che si tratta. Al positivo, regina di spade, vedo che prendi delle decisioni mirate, giuste e corrette per te in questi giorni, le migliori decisioni che tu possa prendere, con una mente chiara e lucida. Sei animata da un fermento interiore, prendendo decisioni mirate, dicendo ciò che devi dire anche con parole a volte pungenti, ma sono le parole giuste. Ti vedo combattere per i tuoi obiettivi, per questa maggiore stabilità, avendo le idee chiare. Queste idee chiare ti salveranno. Il blocco, la stella, hai un po' perso la speranza, come se avessi perso un po' la fede in qualcosa. Vediamo che succede, che è successo qua. 2 di coppe, 9 di bastoni. Qua vedo una relazione, come se avessi perso un po' di fiducia in una relazione, in qualcuno. Che qua vedo difese alte, qua vedo un'unione, qualcuno stava sulle difese alte in amore. Qua è come se avessi perso un po' la speranza in una relazione, però qua avrai le idee chiare per cantarne 4, questo è il senso. Vedi, qua c'è qualcuno che sta sulla difensiva e qua 2 che si abbracciano, è come se uno sta sulla difensiva e l'altro invece voleva darsi. Non so chi dei due è, sei tu o l'altra persona. Qua mi dicono che arriva un cambio, stai già avendo questo cambio, forse una persona impulsiva, forse una persona che agisce di impulso. Mi può parlare anche di amicizia, Qua vedo una coppia, o parlarmi anche di amicizia. Qua ho visto un po' un casotto all'interno di situazioni familiari. Possono essere anche situazioni familiari queste, magari una sorella, un fratello. Vediamo un po' che succede qua nei prossimi giorni. Re di spade, 6 di spade, re di denari. Qua prendi la decisione di allontanarti da qualcuno. Che viene dopo il re di denari? Il diavolo. Qua prendi la decisione di allontanarti da qualcuno. 5 di denari. Da qualcuno che non ti dà quello che meriti, perché hai perso un po' le speranze. Qua gliele canti 4 a qualcuno. Prendi la decisione di allontanarti di allontanarti da una persona che probabilmente agisce per capriccio, va e viene. Hai perso un po' le speranze su questa cosa. Prendi la decisione
di allontanarti da questa persona. Poi qua vedo un altro re. Non so se è la stessa persona o è un'altra persona, non so se è sullo stesso profilo amoroso o può essere lavorativo o familiare. Fatto sta che qua abbiamo una persona, un re di denari, che può essere un padre, può essere uno zio, può essere un familiare, può essere un datore di lavoro, che non si comporta bene con te o non si è comportato bene con te. Perché è come se ti avesse lasciato da parte, non ti dà quello che meriti, una persona molto ambiziosa. Tu gliele canti 4, regina di spade, avrai le idee chiare qui. Come se avessi perso le speranze su alcuni fronti qua, sia sul profilo amoroso che sul profilo pratico. O può essere una persona che è molto concentrata sulle sue ambizioni lavorative e personali, ti mette da parte, non ti dà considerazione, quindi qual è il fatto? Scegli di allontanarti da questa situazione qui. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi, cosa le specifiche. Allora, energia attuale, cavaliere di bastoni. Vedi l'eremita, ci vai molto cauta con una certa persona con la quale vuoi fare dei cambiamenti. C'è cautela, saggezza da parte tua, idee chiare con la regina di spade. La regina di spade al positivo. 9 di denari, qua tu scegli di combattere per le tue ambizioni. Un po' di sano egoismo. Non mercanteggi niente, avrai le idee chiare per stabilire quali sono le tue priorità e conquistarti ciò che meriti, anche nell'ambito lavorativo e nel tuo benessere psicofisico lo raggiungi, ti dico, lo raggiungi, perché ti ho detto maggiore stabilità raggiungi qua, anche una certa autonomia. Magari lavori in famiglia e vuoi essere autonoma o abiti in casa con i genitori e vuoi essere autonoma, parlerai chiaramente, avrai le idee chiare per raggiungere questa tua stabilità. Vediamo la stella al positivo. Gli amanti. Nell'amore io qua vedo che tu hai perso le speranze con qualcuno e riprendi la tua autonomia. Magari qualcuno, il matto, che non si dava all'amore, che non si lanciava, che andava e veniva. Il 9 di bastoni e il 2 di coppe. 10 di bastoni, una situazione ti ha stancato qua nel passato, una persona che stava sulla difensiva o delle situazioni un po' di resistenza che erano stancato. 2 di coppe. Asso di bastoni. Qua c'era una persona sulla difensiva e un'altra che voleva stare insieme. Vedi 3 di spade. Vediamo re di spade, cosa succede qua? Re di spade. 2 di spade. Devi prendere una decisione rispetto a questa persona. 6 di spade. 4 di denari. Sì, te ne vai e scegli di chiuderti in te stessa, di non aprirti con qualcuno. Re di denari. Re di denari. Il sole. Questo re di denari però ha delle buone intenzioni nei tuoi confronti. Non so se è in ambito lavorativo o in ambito familiare, ha buone intenzioni con il sole. Mi può parlare anche di un padre di famiglia con il quale ci si accorda per i figli, Però ha buone intenzioni. Vediamo questo diavolo. Vediamo il diavolo. 7 di denari. 5 di denari. Asso di spade. Secondo me tu parli con qualcuno a livello lavorativo per seminare nuovi frutti, secondo le tue ambizioni, quello che vuoi ottenere a livello lavorativo o di stare bene, no? E chiarisci soprattutto i punti in cui non ti sei sentita avvalorata, cioè che non ti hanno dato valore giusto o i soldi giusti. Ci sarà chiarezza in questo. Ci sarà chiarezza in questo. Alcune di voi chiudono con una persona oppure non le mandano a dire per situazioni economiche in cui o di responsabilità in cui questa persona è invischiata, mettendoti da parte. Parlerete chiaro dando un ultimatum a questa persona. O comunque date un ultimatum a tutti qua, riprendendovi la vostra autonomia, non senza lottare, mi spiego? E qua mi dicono con il 9 di denari otterrai anche degli obiettivi personali che mi parlano dell'economia o del lavoro. Vediamo regina di spade. Sì, la stella, assolutamente. Qua
tu realizzerai un desiderio, un obiettivo che riguarda la tua stabilità, a livello economico, a livello lavorativo, va bene? Mi dicono una realizzazione, da che non c'era speranza qui, mancanza di fiducia un po' in tutto, ritorni a prendere le speranze, mi arriva, su diversi aspetti, diversi fronti, perché come avete visto mi hanno parlato di più cose. Credi in te stessa, ricordati, ok? O in te stesso. Ok, vediamo adesso sull'amore nello specifico con queste carte qui. Mi può parlare anche di scelta d'amore da fare qua. Io ti dico che in questo caso tu scegli te in questi giorni, né uno né l'altro, realizzando delle cose importanti, mettendo le cose in chiaro. Devi credere in te stessa e parlare, perché evidentemente era il parlare che doveva essere fatto, capito? Vediamo, amore pesci. Amore erotico. C'è un amore erotico con qualcuno. Amore festoso, amore erotico. Vediamo che cosa mi dicono le carte rosse. C'è qualcuno che prova attrazione per te. Vediamo questo amore erotico. Magari qua tu puoi essere impegnata con qualcuno a livello, come dire, a livello ufficiale, però non stare con quella persona, e può essere arrivata un'altra persona che ha fatto vai e vieni. E quindi qua c'è un amore erotico con quella persona con la quale senti che fa vai e vieni, però devi comunque prendere una decisione scegliendo te stessa, ok? Vediamo cosa succede nell'amore per te in questi giorni, pesci. 6 di spade, vedi qua vedo un allontanamento, 5 di denari, sì, qua lasci andare qualcuno, 10 di bastoni perché è troppo pesante, nonostante ci sia un erotismo da parte di qualcuno nei tuoi confronti, è come se tu te ne vai dando carenza a qualcuno. 10 di bastoni è una situazione troppo pesante e giunge al termine. 10 di spade, è come se si concludesse qualcosa. Scegli te stessa o te stesso in questi giorni, questo è il senso. Vediamo cosa mi dicono i miei oracoli, lui, lei. Vediamo questa persona nei tuoi confronti. E i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Sei la mia primavera. Questa persona vorrebbe un nuovo inizio insieme a te, la primavera. Oppure è una persona che ti aspetta dietro l'angolo, dopo questi giorni, però non è subito. Cos'altro? Sono uno stupido, vedi? Qua c'è qualcuno che si dichiara stupido. Cos'altro? Io non mi abbasso a mercanteggiare. Questa credo che sia tu. È proprio la tua carta con la regina di spade, la stella e il 9 di denari. Tu dici, io voglio tutto quello che io voglio per il mio benessere. Non mi abbasso a mercanteggiare. Ecco perché l'ultimatum, eccetera, no? Quindi questa poi sta a voi la decisione, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto. Io ti invito sempre a studiare e a praticare le leggi spirituali per realizzare gli obiettivi più grandi della tua anima. Trovate tutto sul mio canale, alla sezione meditazioni guidate, l'arte sciamanica, yoga sciamanico, va bene? Per realizzare i più grandi obiettivi. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!